Un benvenuto su Heavy Metal Heaven. Oggi abbiamo l'onore di ospitare l'ottimo ritorno sospeso tra passato e presente dopo 27 anni di assenza di una storica band americana. Se sei iscritto a Heavy Metal Heaven, o anche se hai trovato per caso questo video, siamo sicuri di non doverti raccontare chi siano i Crimson Glory. Quasi chiunque ami il heavy metal americano più di classe li apprezza o addirittura li venera, in maniera del tutto comprensibile. In questa schiera di fan rientra anche il nostro caporedattore e scrittore di questo video, Mattia. Transcendence del 1988 è uno dei suoi dischi preferiti in ambito heavy classico, tanto da averlo anche in vinile. E anche per questo che quando ci è arrivata la richiesta di recensire Chasing the Hydra, l'abbiamo accolta quasi come un onore. Uscito lo scorso 17 aprile, è il primo full length dei Crimson Glory dopo quasi 27 anni. In questo lunghissimo periodo di tempo nel gruppo è successo di tutto, tra instabilità di line-up, problemi svariati, scioglimenti e reunion. L'ultima di queste, avvenuta nel 2023, vede la mancanza di due fondatori come il chitarrista John Drenning e ovviamente il compianto Midnight, cantante eccezionale purtroppo mancato nel 2009. Non è stato richiamato neppure Wade Black, il frontman di Astronomica, l'ultimo controverso full length prima di questo. Oggi a fronteggiare il gruppo è Travis Wills, che in Chasing the Hydra si dimostra all'altezza della situazione. Il suo timbro ricorda quello di Midnight, seppur senza raggiungere gli stessi picchi assurdi coi suoi acuti, ma in fondo non importa. Con espressività e potenza vocale sa adattarsi bene allo stile attuale dei Crimson Glory, anch'esso un po' cambiato rispetto al passato. Parliamo in effetti di un suono che guarda in maniera più o meno equa al passato come al futuro. Unisce quanto fatto dal gruppo negli anni 80 a un'incarnazione più attuale dei generi suonati dai floridiani in tutta la propria carriera. La base è sempre nel power heavy metal americano più tradizionale, ma rispetto agli anni 80 la componente progressive è molto più presente e portata avanti in senso magari non troppo moderno, ma evoluto rispetto agli anni 80. Lo stesso vale per i generi appena citati. Hanno di certo un'impostazione vintage, ma i Crimson Glory non disdegnano incursioni in sonorità più recenti, che in Chasing the Hydra peraltro sono ben integrate, in un ibrido sempre piuttosto coeso e senza grossi scalini. Il risultato è un disco che pur non inventando nulla sa coinvolgere bene, grazie anche a un songwriting valido, quasi mai banale. Seppur a tratti gli americani contino più sull'esperienza, di norma la loro musica è ispirata e abbastanza al di sopra della media. Non sarà epocale né paragonabile a quella degli anni 80 e in fondo il paragone è pure ingiusto. Se preso a sé stante, Chasing the Hydra è un signor disco, pieno di ottime canzoni, come dimostra già la coppia iniziale. Red and the Sun inizia con la giusta carica, power metal diretto, coinvolgente e anche catchy nei ritornelli, per poi deviare nella seconda parte verso un prog intricato ma emozionante. La successiva title track è a dir poco epica, specie guardando ai bridge, dumi ed espansi. Dividono strofe battenti e chorus molto energici, entrambi piuttosto diretti. Ma non mancano abbellimenti prog, anch'essi integrati e funzionali alla resa di una traccia ottima. Tuttavia il bello di Chasing the Hydra non finisce qui. Possiamo citare per esempio Broken Together, molto spostata verso il progressive e davvero ben congegnata nei suoi tantissimi registri. Oppure c'è Indelible Ashes, incalzante e ritmata, con riff di gusto quasi esotico e un'aura grigia, che si squarcia solo nei ritornelli, tristi e di grande impatto. O ancora, Triskaideka, in chiusura, è una traccia misteriosa, con un certo grado di tenebra e depressi bellissimi refrain. Il picco del disco è però Angel in My Nightmare, alterna e a tratti mescola un'anima delicata, emotiva al livello delle migliori ballad dei Crimson Glory, e una più cupa, ma non per questo meno profonda. Spesso il sentimento si nasconde al suo interno in maniera ombrosa per poi tornare alla luce con forza nei chorus, mogi, ma al tempo stesso con una potenza drammatica data dagli acuti di Wills. Unendo a tutto questo anche ottime frazioni strumentali, tra cui spicca quella a tratti arricchita da cori al centro, abbiamo quasi 7 minuti davvero sublimi. C'è anche da dire a questo punto che non tutto nel disco è eccellente. Come già detto, ogni tanto il gruppo si affida troppo ai cliché e all'esperienza, specie nei ritornelli non sempre catchy, e nella meno brillante seconda parte del disco. Ma sono difetti lievi, la scaletta mantiene sempre un livello almeno buono. Di conseguenza Chasing the Hydra è sostanzioso e ottimo, non troppo nostalgico ma neppure troppo distante a livello stilistico dai lavori più amati degli americani, di cui sembra una naturale evoluzione. Per questo è possibile che possa apprezzarlo sia chi ama il progressive metal successivo agli anni 80, sia chi preferisce il heavy power più elegante dell'epoca d'oro.
Qualunque sia la categoria di fan a cui appartieni, almeno un ascolto, o ancor meglio di più, ti è consigliato, se non altro per celebrare il buonissimo ritorno, 27 anni dopo, di un nome importante come i Crimson Glory. Voto di Heavy Metal Heaven 85%. Per oggi è tutto. Ti abbiamo tirato verso questa nuova uscita targata Crimson Glory? Dicelo nei commenti oltre a mettere il like e a condividere. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e ad attivare la campanella degli avvisi per rimanere sempre al passo con i video pubblicati ogni settimana. Infine puoi trovarci anche su Facebook, Instagram e Pinterest. Come sempre i link sono qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!